Ciao a tutti, io sono Vera e sono qui per insegnarvi a creare questa bellissima carta riciclata a mano. Troverete questo tutorial anche sul mio blog veraviglie.com, dove potete leggere molti altri articoli che riguardano il riciclo creativo, l'ecologia e la filosofia Zero Waste. Vi mostro subito che tipo di carta otterremo. Sarà a metà tra un cartoncino leggero e una carta spessa con la superficie ruvida e opaca. Con il mio metodo il colore si ottiene senza l'aggiunta di inchiostri, perché preferisco utilizzare ritagli di cartoncino colorato, che nel mio caso sono gli scarti di ghirlande e altre decorazioni che realizzo e di cui non voglio sprecare nulla. Purtroppo non è possibile riciclare qualunque tipo di carta in casa. Quella adatta al nostro scopo deve essere opaca, non lucida né plastificata. Per capirci meglio, il tipo di carta da fotocopiatrice o il classico cartoncino colorato. Raccogliete quindi tutti i fogli usati e non più utili che trovate e sminuzzateli, dividendoli per colori. Altri strumenti necessari sono un frullatore, una bacinella piena d'acqua a temperatura ambiente, un telaio formato da un setaccio con la retina e una cornice di legno della grandezza del foglio che vogliamo ottenere. Le mie sono di dimensioni A5, dei panni assorbenti o di feltro, una pressa di legno e, cosa fondamentale, il sole per asciugare la carta. Per sprecare il minimo possibile di energia, il mio consiglio è infatti quello di cimentarsi nel riciclo della carta solo nella bella stagione, durante giornate assolate, per sfruttare il calore e la luce del sole, cioè energia pulita e gratuita. Ora iniziamo! Per prima cosa riempiamo a metà il frullatore con acqua e ritagli di carta bianca o comunque più chiara, come base da cui partire. Ovviamente più questi saranno piccoli e meno fatica farà il frullatore per triturarli. Non riempite subito il frullatore, è meglio aggiungere carta e altra acqua un po' per volta. Li lasciamo impregnare per un po' e poi iniziamo a frullare. Uniamo anche i ritagli colorati della tonalità che abbiamo scelto. Io oggi ho scelto il blu. In base alla quantità che aggiungeremo otterremo un colore più o meno carico. Quando il miscuglio sarà ben omogeneo, togliamolo dal frullatore ed iniziamo a dare forma al primo foglio. Ecco il nostro miscuglio, pronto per essere lavorato. Tenete conto che una volta asciutta la carta avrà un colore diverso, più chiaro rispetto a quello che avrete ottenuto ora. Passiamo alla fase successiva. Immergiamo nella bacinella piena d'acqua il telaio e cospargiamo la retina con qualche cucchiaiata della nostra miscela, cercando di non lasciare buchi. Con molta attenzione estraiamolo dall'acqua, lasciamolo scolare. Togliamo la cornice e ricopriamo con un panno assorbente. Con delicatezza, aiutandoci con una spugna pulita o un altro panno assorbente, eliminiamo l'acqua in eccesso. Giriamo il telaio e stacchiamolo dal foglio lentamente per evitare di rovinarlo.
Ecco il primo foglio che già prende forma. Continuate con lo stesso procedimento fino all'esaurimento di tutto il miscuglio frullato. Ora entra in gioco il sole. Lasciamo i fogli ad asciugare. Stacchiamoli dal panno quando sono ancora leggermente umidi, ma attenzione, dovremo essere molto delicati perché in questo momento i nostri fogli sono fragili e potrebbero strapparsi facilmente. Impiliamo i fogli nella pressa e chiudiamola più stretta possibile. Al suo interno è utile usare dei panni di feltro che assorbiranno l'umidità e che funzioneranno anche meglio se sostituiti dopo qualche ora con altri asciutti. Non abbiate paura che i fogli si incollino tra di loro, non succederà. Lasciate la pressa al sole per un paio di giorni, girandola e aprendola di tanto in tanto per controllare a che punto è l'asciugatura. Togliete i fogli dalla pressa solo quando saranno completamente asciutti, altrimenti compariranno pieghe e onde e saranno poi difficili da appiattire. Ed ecco la nostra carta, pronta per essere riutilizzata per tutti i vostri progetti. Potete creare biglietti, segnalibri, decorazioni, date sfogo alla fantasia. Per curiosità vi mostro anche quello che si ottiene riciclando solo scarti di carta bianca. Il colore risultante non sarà bianco per la presenza di un po' di inchiostro nero, ma otterrete un bellissimo color grigio chiaro. Grazie per aver guardato questo video, spero di avervi dato dei consigli utili. Se avete dubbi o domande lasciatemi un commento e vi risponderò. Seguitemi anche sul mio blog veraviglie.com, mi potete trovare anche su Facebook e Instagram e se volete condividere con me i vostri risultati ne sarò ben felice. Ciao!